Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi parleremo di abbigliamento invernale e come proteggerci dal freddo e dalle intemperie. Prima di iniziare però voglio specificare che questo video non è destinato soltanto a coloro che stanno per intraprendere un'attività outdoor, ma potrebbe tornare utile a chiunque soffra il freddo, anche per fare una passeggiata in città o un giro in moto. Oppure tipo quando passi nel reparto frigo dei supermercati, cioè è terribile, a volte ho visto gente mettersi i guanti da neve per prendere uno yogurt. Lasciatemi ringraziare tutto lo staff di Campobase, il negozio specializzato in cui mi trovo, per permettere ad un cretino come me di aggirarsi indisturbato in questa meraviglia. Beh, e mo che abbiamo finito di fare tutti i convenevoli, addentriamoci finalmente nel discorso. Allora, ascoltatemi bene. Il trucco per battere il freddo sta nella stratificazione intelligente. Stratificazione è facile. Vi dovete vestire a cipolla. Quindi la soluzione è fare come farebbe mia madre? Donna Carmela, cintura nera in preparazione di panzerotti fritti. Cioè mettersi 3 magliette, 4 maglioni, 2 cappotti uno sull'altro? No. Per battere il freddo ci basteranno 3-4 strati di tessuti tecnici ben assortiti. Per questo deve essere intelligente la stratificazione. Prima di parlarvi di questi strati, però, devo fare alcune doverose premesse. Primo aspetto fondamentale è il non basarsi soltanto sulla temperatura esterna, ma capire anche se stiamo per affrontare un'attività dinamica o statica. Cioè, mo ipotizziamo che io e te stiamo tutti e due a meno 10 gradi, no? Però io sto correndo sulla neve e tu mi stai guardando con un panino con la parmigiana in mano. Beh, capisci che non percepiamo lo stesso freddo? E allora uno potrebbe pensare, per risolvere il problema, mi vesto sempre come se stessi per affrontare il re della notte di Game of Thrones. Ma che bella idea! Se fossimo troppo coperti durante le nostre attività, inizieremmo a sudare. E solitamente più strati abbiamo indosso, più ostacoleremo la traspirazione. Quindi alla prima pausa il sudore che non è riuscito a traspirare ci si gelerebbe addosso. Avete presente quando sentite quella gocciolina gelata che vi scivola dietro la schiena? E così, invece di goderci il resto dell'escursione o della giornata, inizieremo a scorrere mentalmente il calendario di Frate Indovino. Quindi, capito che cosa dobbiamo evitare, ora capiamo come farlo. Se stiamo per affrontare un'attività dinamica, ci basteranno 3 strati ben comunicanti fra loro e tecnici, mentre se stiamo per affrontare un'attività statica, oppure una mista ma con delle pause molto lunghe, dovremo aggiungere un quarto strato intermedio per trattenere il calore. Iniziamo con i primi 3 strati fondamentali. Il primo strato è quello a diretto contatto con la nostra pelle. La sua funzione non è tanto quella di tenerci caldi, quanto quella di tenerci asciutti. Non ve l'aspettavate questa, eh? Possiamo dividere le categorie di primo strato in 2 grandi famiglie, la lana merino e i sintetici. Il lato positivo della lana merino è che è una fibra naturale, accumula meno elettrostaticità e si comporta meglio con gli odori. I tessuti sintetici invece hanno tempi di asciugatura più rapida. Diciamo che a parità di prestazioni la scelta è personale. Ma adesso è arrivato il momento di farvi degli esempi pratici e qui devo invocare i superpoteri di Campobase. E visto che siamo anche low budget, vi farò anche da modello. Iniziamo! Troverete tutti i link dei prodotti che sto per mostrarvi in descrizione e iniziamo subito con un completo termico della Kraft. Oh, mica è la stessa azienda della maionese! Calzamaglia sintetica Active Extreme X della Kraft che, se indossata con stile, vi farà sembrare Mikhail Baryshnikov. Maglia della stessa categoria e vi farà sembrare dei supereroi oppure Diabolic. Come alternativa in lana merino vi proponiamo un completo Orthovox 210 Super Soft. Se non siete molto freddolosi, a seconda della situazione potete decidere se indossare la calzamaglia o no. La maglia termica invece tenetela sempre, pur per andare a comprare le sigarette. E passiamo alle estremità. Ricordate sempre che il calzino invernale va provato sempre con la scarpa, perché a causa dello spessore potrebbe mangiarsi un po' di spazio vitale per il vostro piede. Vi proponiamo un calzino sintetico della Torlo Light Hiking o Hiking, mentre per gli amanti della lana merino proponiamo gli Orthovox Sky Rock and Wool Socks. Volevo complimentarmi con la Orthovox per la scelta del nome. Rock and Wool, yeah!
Passiamo ai sottoguanti, e questo sono sicuro che molti di voi non li hanno manco mai sentiti. Hanno la stessa logica della maglia termica, sono una protezione ulteriore che può fare la differenza in determinate situazioni. Vi proponiamo i Black Diamond Lightweight Wool Tech. Ultima ma non meno importante è la protezione per la testa. Attraverso la testa noi disperdiamo circa il 10% del calore corporeo. C'è una leggenda che parla tipo del 40%, ma è stato dimostrato che è una minchiata. Ciò non toglie che nei momenti di staticità è comunque importante coprire bene la nostra testa. Sconsigliamo cappelli molto pesanti durante le attività dinamiche, al massimo cercate di coprire la zona lobo-temporale con una fascia. Come stato traspirante per la testa vi consigliamo il Active Extreme X Wind Hat, sempre della Craft. Perfetto, possiamo andare a fare le rapine così. E ora passiamo al secondo strato, cioè quello destinato all'apporto termico. In parole povere è quello che ci deve tenere caldi, ma comunque sempre traspirando. Per quanto riguarda la parte del torso, dobbiamo aprire il capitolo pile. Ora non me ne vogliate, ma non scenderò troppo nei particolari, altrimenti questo video durerebbe 1 ora e mezza. E abbiate pazienza, ma io ho una vita, ce l'avete pure voi, non è che possiamo stare qua davanti a YouTube tutta la giornata. In linea di massima possiamo prendere in considerazione due tipi di pile, leggeri e pesanti. Un pile leggero in Polartec o Power Stretch è l'ideale se dobbiamo affrontare attività dinamiche e con uno sforzo intenso. Quelli più pesanti invece hanno una tecnologia high loft o similare e sono i cosiddetti pelosi, cioè vedete proprio uno strato di pelo ed è proprio grazie a quello che riescono a trattenere maggiormente il calore. Come potete immaginare sono destinati ad attività più statiche. Ma facciamo qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Iniziamo con il Millet Seneca Techno e in Techno Stretch è un pile leggero adatto ad attività ad alta intensità. Come pile intermedio vi consigliamo la Agloff Rock Nordic Mid, estremamente versatile e traspirante, c'ha pure il cappuccio, tiè. E passiamo alla categoria dei pelosi, caldissimo ma estremamente traspirante e che vi farà sembrare uno dei Muppets. Per quanto riguarda i pantaloni dipende molto da voi e da quanto soffrite il freddo. Noi vi proponiamo 3 modelli da mettere con o senza calzamaglia. Tipo io sono uno molto freddoloso, quindi preferisco avere sempre un pantalone un po' più caldo, però poi incrocio sullo stesso percorso degli svedesi in shorts e capisco che è tutto relativo. E iniziamo con gli Happening Pants di La Fuma. Sono utilizzabili sia in estate che in inverno con una calzamaglia e a temperature non troppo basse. Pantalone più caldo del precedente, ma comunque adatto ad attività ad alta intensità, è il Salewas Svenna 2. Ancora più caldi dei precedenti e con le ghette incorporate abbiamo i Millet Track 3 Pants. Come secondo strato di guanti proponiamo gli Storm GTX Infinium della Millet. Offrono una giusta termicità e sono anche molto compatti e traspiranti. Sono pure fighissimi secondo me. Mentre se state progettando di fare una battaglia a palle di neve lunga 4 ore, beh allora vi consigliamo i Black Diamond Soloist. Per quanto riguarda la testa vi consigliamo un cappello molto caldo da indossare solo nei momenti di pausa, il Beanie Rock and Wool della Orthovox. Non è caldissimo. Beh ragazzi, per quanto riguarda le scarpe ci abbiamo già fatto un lunghissimo video, se ve lo siete perso andate a recuperarlo, vi metto il link in descrizione. Ed eccoci finalmente al terzo strato. Bene, il compito del terzo strato, ora che siamo asciutti e caldi, è quello di proteggerci dagli agenti atmosferici. Non è altro che uno scudo contro la pioggia e il vento. Possiamo dividere questo strato in 2 grandi sottofamiglie, cioè quella dei soft shell e quella degli hard shell. Quando parliamo di soft shell parliamo di un tessuto che ci protegge dal vento, molto traspirante e idrorepellente ma non del tutto impermeabile. Quando parliamo invece di hard shell ci spostiamo sulle membrane in Gore-Tex o similari, totalmente impermeabili, meno traspiranti e sicuramente più costose. Come giacca in soft shell vi proponiamo una Premium Wind Hoodie di montura. Come guscio impermeabile in Gore-Tex un Kamet Light Jacket della Millet. Cioè con questo potete resistere non alle colonne d'acqua, pure alle colonne di granito. Ragazzi, ricordate che un buon guscio può fare la differenza, non soltanto in situazioni invernali, ma anche in situazioni estive, quando c'è molta pioggia o molta umidità. E siamo finalmente arrivati al quarto strato.
Ultimo, ma non meno importante. Lo strato che dobbiamo aggiungere al nostro equipaggiamento nel caso in cui dovessimo affrontare attività statiche o che alternano momenti dinamici a lunghe pause è sicuramente lo strato imbottito. Va posizionato fra il secondo e il terzo strato e aumenta la nostra capacità di trattenere il calore. Diciamo che averlo nello zaino ci dà quella tranquillità psicologica di poter contare su uno strato aggiuntivo, quindi è importante che sia leggero e comprimibile. Anche questi solitamente si dividono in due grandi categorie, i sintetici e la piuma d'oca. In linea di massima la piuma d'oca è più comprimibile, più leggera, ma è anche più cara. La piuma inoltre tende ad assorbire un po' più umidità rispetto ai tessuti sintetici, quindi diciamo che è preferibile usare la piuma d'oca in climi più secchi. Per quanto riguarda la piuma, vi proponiamo un Magma Down Jacket della Millet, mentre per la famiglia dei sintetici un bellissimo Fusion Airworm della Millet. Ci tengo a fare una precisazione. I pantaloni e le giacche impermeabili e imbottite che spesso vediamo sulle piste da sci non sono altro che l'unione fra un terzo e un quarto strato, ma con una grandissima differenza. Munirsi di due capi separati invece che di un blocco unico ci dà la possibilità di sfruttare maggiormente entrambi i capi in diverse situazioni e anche in diverse stagioni. Quindi è vero che probabilmente spenderemmo qualcosa in più, ma vi assicuro che sarebbero soldi spesi meglio. A proposito di acquisti intelligenti, vi ricordo che sul sito di Campobase potrete avere uno sconto ulteriore del 5% usando il codice sconto Il Cammino del Cretino 5. Questo sconto andrà a sommarsi a quelli già presenti perché siamo in periodo di saldi e i saldi ci sono sia sul sito che in negozio, quindi mi raccomando accorrete perché in questo periodo potreste beccare dei prodotti fantastici anche al 50%. Speriamo di avervi dato tutti gli strumenti per affrontare quest'ultima parte d'inverno e anche tutti quelli che verranno. Basta, non gliela faccio più, ho finito pure le consonanti. Vabbè, iscrivetevi al canale, seguite, vabbè, fate come vi pare. Ciao.